Eccoci qua ragazzi, vi porto con me al controllo cambogiano, cioè controlli per entrare in Cambogia. Eccoli qua, ora passi dentro, ovviamente non credo che dentro potrò registrare nulla, però Gaza, ci hanno timbrato l'uscita dal Vietnam. E invece questo è il lato se siete in Cambogia e volete entrare in Vietnam. Comunque ora proseguiamo di là, non ho ben capito cosa succede. Comunque c'è già il primo monastero cambogiano. Non ho capito per quale motivo ci hanno fatto salire sul bus e ora riscendiamo, ma penso perché quello era il controllo del Vietnam e ora è il controllo della Cambogia, ma bisogna farci camminare, abbiamo fatto 10 metri forse. Per laggiù è il nostro bus, sta entrando tutti e noi invece ci hanno abbandonato qua. Però che vista! Ma qua siamo in Cambogia, di già, siamo ai controlli. Qua giù, che è esattamente la stessa cosa che vi stavo facendo vedere prima, siamo in Vietnam. Speriamo ci dia il passaporto. Ed eccoci qua ragazzi, il timbro della Cambogia fatto. E siamo anche passati. Allora in realtà è stato anche più veloce di quello che pensassi, perché il nostro driver del bus ci ha detto datemi $40, che è quello avremmo dovuto pagare per la dogana, e potete entrare direttamente appena arrivati. Se no dovevi arrivare qua, ti portavano a un ATM, prelevavi dollari, invece abbiamo avuto la fortuna di poter pagare anche con i dong vietnamiti. Si è pagato 3 milioni e 3, quindi 1 milione e 100 a testa, sono 114 euro, 120-122 dollari ad oggi. Comunque ragazzi, siamo arrivati in Cambogia, dentro non potevo riprendere, ovviamente mi sembra scontato, e ora si monta sul bus senza SIM, senza soldi e senza sapere tra quanto scendiamo. Dai! Primo pasto cambogiano, la stazione di servizio inclusa col biglietto, Gaza. E nulla, questa è la strada da andare al bagno. Che spettacolo ragazzi, sono già contento di essere in Cambogia, incredibile. Classica pausa, area di servizio, stavolta cambogiana. Come vedete a sto giro abbiamo anche un piccolo centro commerciale. Ho vestiti, cuscinetti, saponi, gel dentifrici, deodoranti. Ragazzi, scusatemi la voce, ma mi sono appena svegliato, ma non vedo il soprassalto. Mi scende a sgranchire le gambe. Eccomi lì. Le bibite. Abbiamo biscotti. La Carabao. C'è il pollo fritto, cose varie. Qua c'è addirittura una migiane di vino. Latine. Non so se cosa stia avendo, alcolici, eccoci. E fuori invece abbiamo tutto questo ben di Dio, ben di Dio incredibile. Ristorantino qua, un altro bus. Guardate che bello, siamo proprio a una stazione di servizio, la prima cambogiana. Abbiamo addirittura le pompe di benzina incredibili. Contate che €1 dovrebbero essere 4.000-4.400. Beh, insomma, no. Ma in classica ciabattina quando scende dai bus, e ora si rientra. Dai! Finalmente arrivati in Cambogia, abbandonati come nomadi, però here we are. Giretto al centro commerciale per fare la SIM, angolo food completamente vuoto. Abbiamo anche la replica
la città imperiale in miniatura. Dove sono finito? Guardate dove sono finito. Classico supermercato cambogiano, anche se in realtà ragazzi di cambogiano ha veramente poco. E poi questa fastidiosissima cosa che c'è il prezzo e poi il prezzo in dollari. Vedete? Prezzo in dollari. E nulla, qua tutte ramen insaccate, yogurtini non mancano mai, ed eccole le bibite, eccole qua ragazzi. Pepsi, Coca col cazzo, io mi sparo la Isè, la Coca cambogiana e si gode. Allora, io sinceramente mi aspettavo Phnom Penh fosse con meno palazzone, mi aspettavo più bassa, ecco. Inquinamento e umidità sempre presenti, però figa. Allora, dite quello che volete, però le piscine così infinite, me le chiamano da queste parti, bellissime. Poi, tanto c'è anche 32 gradi in questo momento, da 10. The next morning. Eccoci qui, arrivati anche al palazzo reale. Vediamo un po'. Tra l'altro ingresso a $10, un po' too much, però vediamo un po' se ne vale la pena. Non si può dire che è brutto, eh? Allora, cerchiamo di vedere se si può fare qualche ripresa dell'interno, però questo è l'esterno qui davanti. Bello. Si vede nulla ragazzi. No. Carino. I pinguini. Allora ragazzi, parliamoci chiaro. Fa un caldo boia. Vediamo un po' come prosegue il tour. Saranno 35 gradi, però bellino. Cioè, se siete qui a Phnom Penh, passateci. Un outfit per ogni giorno della settimana. Eccoli qua. Lunedì alla domenica. Allora ragazzi, quanto stona questo edificio qui. Ora, a parte stanno facendo i lavori di ammodernamento, ma quanto stona? Sinceramente. Cioè, boh. Allora, a onor del vero, quest'altra parte vale il biglietto. Se fosse stata solamente la prima, accessibile, insomma, un po' eccessivo, $10. Veramente veramente bella. Fa un caldo boia, rimbalza il sole sul pavimento, si abbrustolisce, però fa parte del processo ragazzi. Ora, peccato che qui dentro non si possa salire, perché non so se riesco a farvela vedere, ma dentro c'è una costruzione simile a questa e si sale da lì. Però non si può, è chiusa. Peccato, questa secondo me deve essere bellina. Allora ragazzi, il tour è praticamente finito. Cioè il tour, non avevamo una guida. Comunque molto bello. Se siete dalle parti della capitale della Cambogia, fateci un salto. Però attenti, perché fuori all'ingresso a noi ci hanno detto no, dalle 10:30 alle 2 di pomeriggio c'è una celebrazione, quindi non si può entrare. Venite, mi porta a fare un tour. In realtà non è vero, lo fanno perché almeno poi alle 2:30 vi riportano qui, entrate e non vi siete accorti della differenza. Non vi fate inculare. Un bacio. E in conclusione, vicino al palazzo centrale, la ricostruzione di com'era Angkor Wat. Vedremo nei prossimi tanti anni fa, ora non so che anno fosse, 1300. Eccola qua.
E questo è la prima cosa che abbiamo visto. Il Grab ci ha lasciato qua e tra l'altro qui è dove prima vi ho detto che hanno provato a dirci che era chiuso. Comunque questa è la piazza. Dai. Ciao! Eccoli qua, guarda, la comitiva. State andando lì, qua, tutti. Mi raccomando ragazzi, pay attention. E invece ora siamo fatti portare al Museo del Genocidio. Io credo che queste siano bare. Non lo so, non so quante cose riuscirò a riprendere per voi qui, tutto quante magari eviterò anche di farvi vedere. Ci aggiorniamo. Allora, questa è la prima stanza, qui c'è una foto che non vi farò vedere, ma mi sa che ci hanno trovato un morto sopra, sensazione. Zombine, Tenete conto ragazzi che questo è tipo paragonato da tanti a come è stato i campi di concentramento di Auschwitz, come Birkenau, i vari sono stati in Europa. E nelle stanze che vedete lì, a parte qua, potete vedere, ci sono nomi, età, sesso e quando sono entrati in prigione, ma li legavano durante la notte perché la gente si suicidava, voleva suicidarsi, quindi legavano le braccia, ma si parla di persone che pur di suicidarsi erano disposte a ingoiare cucchiai, forchette, che qui non... è come Auschwitz, forse leggermente peggio addirittura qualcuno dice. Secondo me la cosa che fa più effetto è il fatto che questa originariamente fosse una scuola, a quanto c'è scritto qui, l'abbiano presa e trasformata a mo' di campo di prigionia. Ora se le foto, le persone uccise. Questo regime in teoria dovrebbe essere durato 4 anni, dal 75 al 79, tipo sono morte 2 milioni di persone. Questo invece è un altro padiglione, lì addirittura no. Ma immaginatevi ragazzi di scuola vostra che un giorno vi dicono ragazzi fuori tutti, va riaddobbata e diventa un campo di prigionia. Incredibile. E nel centro un piccolo memoriale. Comunque il complesso è veramente grosso, questa è un'ala, là ce ne sono altre 2, siamo arrivati da là. Insomma. Ok ragazzi, queste non so se posso riprendere, faremo finta di sì, sono le celle. Ora, per farvi capire, questo è l'interno di un dormitorio con le celle. Questa è un'altra, un'altra. E a differenza dell'altra, qui ci sono le inferriate. Mamma mia. Comunque stavo dicendo prima che a differenza dei nazisti, loro, non avendo la possibilità economica di costruire camere a gas e per velocizzare il tutto, tanti prigionieri sono stati fatti uccidere dai bambini. Quindi i Khmer Rossi avevano figli, le quali facevano uccidere i soldati dell'opposizione. Di solito qui finivano in carcere, insomma, anche chi portava gli occhiali a vista perché erano visti come intellettuali, quindi insomma un bel mischione, ma pensare addirittura ai bambini uccidessero persone adulte, insomma. Niente ragazzi, ora dentro là c'erano anche i teschi, ma non si poteva fare riprese, quindi mi dispiace non aver potuto portare con me. Vediamo un po' se all'altro memoriale possiamo fare qualcosa di più. Dopo una mezz'oretta siamo arrivati anche all'altra parte del Museo del Genocidio. Vediamo un po' com'è questa parte invece. L'ingresso costa $6 con la guida, se no
12.000 reel cambogiani, che sono meno di 3 euro. L'abbiamo preso senza guida, gang. E vediamo un po' com'è. Penso l'attrazione principale sia questa, ragazzi, non vi sto a nascondere niente. Allora ragazzi, qua dovrebbero esserci una quantità di teschi qui sotto incredibile, oltre alle fosse comuni, perché dice che i teschi, insomma, le ossa le lanciavano un po' a caso. La cosa peggiore secondo me che uno scopre qui è che in realtà le pistole, i proiettili comunque costavano troppo, e quindi per non sprecarli in vano li ammazzavano con picconi, anche con i calci delle armi, insomma picconi, tutto, zappe, quello che avevano glielo tiravano dietro, e ne uccidevano circa 300 al giorno qua. E chi, insomma, arrivavano i camion, chi sopravviveva perché magari un giorno arrivavano più di 300 prigionieri, li facevano dormire e poi la mattina dopo comunque li ammazzavano. Comunque pensare che per risparmiare i proiettili li ammazzassero i picconi davanti a tutti, boia. Allora questa, come si legge lì, era una fossa comune per circa 450 persone. Proseguendo da questo piccolo pontile c'era quest'altra fossa comune in cui hanno trovato 166 persone, però queste senza testa. Ma deve essere stato un po'... Allora ragazzi, mi sembra scontato dirlo, però lo dico, non vi aspettate di venire qui e vedere chissà che cosa. Uno viene qui per cercare di capire cosa è successo una cinquantina di anni fa. Venite pensando, oddio, chissà cosa vedo. Uno viene qua e sfortunatamente comprende che nonostante fossero passati 30 anni, 40 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, qui addirittura tra di loro, perché tra cambogiani si ammazzavano come i tedeschi facevano con tante etnie 30-40 anni prima. Ovviamente il dubbio del perché c'è questo pontile ve lo tolgo io, perché come vedete sotto era pieno di fosse comuni. Avevano messo questo percorso per impedire di camminarci sopra, dentro, cascarci, non lo so, scegliete voi l'opzione. Comunque non so se rende quanto pontile c'è e di conseguenza quante fosse comuni ci sono qua. Ora, in quella teca lì, che non potevo fare foto da vicino, c'erano ossa e denti, e poi vi sempre, vabbè, le fosse comuni e il santuario a memoriale, che è centrale del tour, parte centrale del tour. L'albero che vedete alle mie spalle, che vi ho fatto vedere poco fa nella clip, è l'albero dal quale legavano i piedi dei bambini e gli frantumavano la testa contro. Terribile, terribile. E raggiungendo il centro del campo, come c'era scritto all'ingresso, per ricordare le vittime di Pol Pot, è pieno di teschi. Tutti i teschi sono stati trovati nelle fosse comuni. Tenete conto che in tutta la Cambogia si stima siano morte tra 1,5 milioni e i 2 milioni di persone durante il regime di Pol Pot. Se ricordate, prima nel video vi ho detto che non li potevano uccidere con le pistole o i proiettili perché costavano troppo. Qua ci sono anche, insomma, gli oggetti, e questi sono tutti, questa è la fascia delle persone morte entro i 20 anni. Questo è il memoriale, e se leggete bene questo è quanto è durato il regime di Kampuchea. Neanche 4 anni, 3 anni e 9 mesi, ma neanche quelli, qualche giorno meno. Eppure
2 milioni di persone circa, anzi tra il 1,5 milioni e 2 milioni di persone sono morte in Cambogia solamente in questo periodo di tempo. E tenete conto che la Cambogia non ha così tanti abitanti. Phnom Penh, la capitale, ce n'ha attualmente 2,5 mi pare, insomma. Pronti a entrare al Central Market per vedere un attimo se ci passa il magone post campi di prigionia, E qui a Gandrine venda di tutto. Qua siamo nel reparto vestiti, poi passate al reparto tecnologico, c'è frutta, verdura, ora qua abbiamo zaini, Patagonia va per la maggiore come sempre, abbiamo visto già in Vietnam, sempre nei tuguri. Opla. E si va. Se viene in mente una cosa, probabilmente qua c'è, tranne la camerina che sto cercando io da quando ero in Vietnam. Vediamo, giochini, Transformers Tarocchi, si va. Scarpe, vestiti, cappelli, cinture, jeans, mangiare, scarpe, guarda qua, di qua. Capito? E se non trovi le scarpe, vieni qui, prima o poi non la trovi. Tenete conto che più il piede è grande, più la paghi, Non è un prezzo unico. Se hai il 48 come me, paghi di più di uno che ha il 46, che paga di più di uno che ha il 44 e così via. Qua siamo usciti dalla parte dedicata alle magliette e di qua si entra nella parte dedicata ai gadget, ai pantaloni, insomma quelli un pochino più da turisti. Però ragazzi, non so se rendo, questa è solamente un'ala. È grosso sto posto. Il caldo che fa qua giù e poi tutti che ti vogliono vendere qualche cosa pronti a contrattare, qui ragazzi, non mollate un centimetro. Onestamente, se uno li facesse tutti questi stavi sarebbe ganzo, però già in Myanmar non ci puoi andare, soprattutto ora poi dopo il terremoto. Però ragazzi, veramente figo questo posto, onestamente. Un bel mercato, forse il migliore abbia visto in Asia. Addirittura c'è il reparto fiori dentro al mercato, enorme. Guarda quanti. Le immancabili Crocs, tanto amate gli asiatici. Anche tu sogni un outfit cambogiano? Questo è il posto per te. E qui si passa da scarpe a quadri, a magliette e a magliette brutte. Orologi come se piovessero, occhiali da sole, occhiali da vista. Addirittura qui c'è anche il sarto. Potrebbe sembrare un'uscita e in realtà c'è il parrucchiere qui. Come vi dicevo prima, sarti, magazzini, odori forti comunque, odori forti, destini forti. Cappelli e in men che non si dica frutta e verdura. E in men che non si dica pesce, rane tra l'altro. Tutto così randomico ma tutto così bello ed è enorme ragazzi, è un labirinto. Fa in tempo a perdersi 5 volte prima di uscire e averlo visto tutto ovviamente. Uno può venire tranquillamente qui e fare il cambio di soldi. Danno anche qui da dollaro, che accettano anche il dollaro ragazzi. Non so se l'ho già detto in questo video, ma nel caso sorbitelo un'altra volta. In Cambogia accettano anche i dollari. Ragazzi, non so bene cosa sia questa parte. C'è gente che dorme, che spacca il piatto. Doraemon. Vestiti. Un caos.
สุนทรภู่ให้ยืนต้องรู้ที่ห้องผู้ชายตัวE salutiamo il mercato montando sul nostro tuk tuk. Busy, busy. Beh ragazzi, dovremmo essere arrivati a vedere l'incontro di Muay Thai cambogiana. Vediamo un po'. Praticamente la Carabao, lo sponsor, tramite le bevute, le lattine, quello che ha, nei tappini hanno dei premi e ora stanno premiando chi ha vinto e chi ha bevuto bevande Carabao. Così, tra un match e l'altro. Ecco, chi ha vinto la moto e chi ha vinto $2.500. Eccoli qua. E l'altro ragazzi non ce l'ha fatta, è andato a casa, laggiù quella retrovia se ne va, vomitato anche sul ring, meritatamente campione, meritatamente campione. Ora si va il nostro driver, vediamo dove ci porta, ha detto c'è una sorpresa per noi. Ci ha portato prima a fare le foto con i combattenti, con il vincitore. Ha preso una fruga, poverino. Diciamo il vincitore perché l'altro non squalificato. Allora, via la maglietta. Giro pesca. Ah. Video, you can help me. Ragazzi, ma quante volte uno può dire di essere su un ring dove hanno appena combattuto? Vieni qui, amico mio, vieni qui. È tutto merito tuo, tutto merito tuo. E si va. E questa ragazzi è Phnom Penh di notte. Tutta vita è rock and roll. Al Palazzo Reale, stavolta di notte. Andiamo a vedere quale bestie. Ah, guarda, belle. Muốn theo Mỹ. Đó, muốn theo Mỹ.
Ed eccoci qua, altre bestie miste, ragnoni, mostri. Ragazzi, ora, davanti al Palazzo Reale così, un picnic ci sta veramente bene secondo me. Così, in riva al fiume, ci sta. Approvato. Non ho ben capito cosa stanno facendo, però guardate in che location lo stanno facendo. Davanti al Palazzo Reale. E soprattutto non fatevi impressionare dalle persone che dormono, perché dormono ovunque, quindi tranquilli, sono tendenzialmente buoni, credo, spero. Però questa è Phnom Penh di notte nel quartiere centrale. Questo è il vialone dell'indipendenza cambogiana. In queste ultime clip di notte, questa fantastica maglia della Cambogia, siamo arrivati anche alla fine del primo video dedicato a Phnom Penh, capitale della Cambogia, dove siamo stati circa 2 giorni tra il viaggio per arrivare con il bus partito da Ho Chi Minh fino a che non abbiamo preso un bus per andare nella prossima città che si chiama Siem Reap. Capitale della Cambogia che onestamente è stata ricca di emozioni, non necessariamente positive, però ricca di emozioni. Inutile parlare ulteriormente di quei 2 posti che parlavano del genocidio che è avvenuto durante il regime di Pol Pot. Però alla fine, devo essere sincero, forse tra le capitali del sud-est asiatico che ho visto in vita mia, Phnom Penh è stata la peggiore. A parte, a me mi sembrava Gotham City la sera. Ricordo proprio nitidamente, ho fatto una foto dal rooftop del nostro hotel, ho detto questa è Gotham City. Comunque il Palazzo Reale approvato, forse eccessivamente caro, voi potreste pensare, ma per $10, sì, però in Vietnam, in Thailandia costa comunque meno, e se in Thailandia costa uguale, è comunque più bello. Menzione d'onore comunque anche per la serata diversa, abbiamo passato a vedere gli incontri di Kun Khmer, che è come chiamano la disciplina che è simile al Muay Thai in Thailandia, ma così la chiamano in Cambogia. Il contatto del driver non è stato trovato a caso, è un contatto che a mia volta mi è stato dato da un mio amico che si chiama Simone Bistacchi, e colgo l'occasione per ringraziarlo e salutarlo, e se qualcuno avesse la volontà, se qualcuno ne avesse bisogno, sono disposto a cederlo a mia volta anche a voi, perché comunque è un'esperienza che consiglio. Sicuramente non la più bella città che ho visto in vita mia, sicuramente non la città più bella che ho visto in Cambogia, però rimane comunque una città che, se passate dalla Cambogia, dovete assolutamente vedere. Insomma, è la capitale, la maggior parte dei voli atterrano lì, a maggior ragione ora che c'è l'aeroporto nuovo, ma io sono partito e tornato prima che lo inaugurassero, quindi nel complesso approvata, niente di incredibile, però la storia è molto molto bella. A me non resta altro che salutarvi, ringraziarvi se siete arrivati fino a questo punto del video, e ci vediamo domenica prossima con la seconda città, sempre in Cambogia. Woof woof.